Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buon lunedì a tutti. Volevo appunto fare questo video ieri, però mi aspettavo appunto ieri qualche notizia che potesse completare il quadro a livello di sanzioni per tutto ciò che è successo in Verona-Napoli, al di fuori e dentro lo stadio, ma non ho letto ancora niente. Fatemi sapere se voi avete ulteriori notizie al riguardo, perché sanzioni per Cori per una tribuna stampa partenopea attaccata con bicchieri di birra e bottiglie, eccetera, eccetera. Io non ho sentito ancora niente, abbiamo solo sentito alcuni identificati e sanzioni date ai personaggi che hanno fatto guerriglia fuori allo stadio, ma ci arriviamo perché sono due situazioni da analizzare, ma sono completamente diverse per come la vedo io. Partiamo con un mio piccolo pensiero, che poi è il motivo per il quale sto facendo questo video. Si dice sempre, da sempre, ogni volta che si presenta la partita e lo scontro tra Verona e Napoli, si comincia: odio Verona, odio Napoli. Allora, io voglio fare un attimo chiarezza. Secondo me l'odio è uno stato d'animo che non rappresenta né Napoli, né i napoletani e né la napoletanità. In primis perché i napoletani non riescono a provare odio, secondo me, è la mia esperienza personale, poi può darsi anche che mi sto sbagliando e ci siano tantissimi napoletani che riescano a odiare altre persone, ma posso affermare quasi con certezza che ciò che sto esaminando sia assolutamente vero. L'odio che i napoletani non riescono a provare verso le persone, ma possono tranquillamente provare verso una situazione, odio fare quella cosa, odio per quel colore, che so, della porta, eccetera, eccetera, ma odiare le persone non è nei nostri costumi, non è nel nostro modo proprio di intendere la vita, cosa che invece in altre parti d'Italia succede ed è reale, tant'è vero che Odio Napoli viene riproposto in continuazione e noi non dobbiamo cadere in questa cosa superficiale, perché noi dobbiamo rispondere a tono con: a Napoli esiste lo schifo, il com de schifo, schifo Verona, schifo questo, schifo quell'altro, riferito a persone, perché lo schifo secondo me rende di più come significato in questa situazione, e secondo me è anche più grave del semplice odiare qualcosa o qualcuno, perché lo schifo tiene lontano anche il contatto fisico, quindi è proprio quella cosa di distacco totale dalla persona. Invece l'odio a Napoli non viene mai né esternato e secondo me né provato verso un'altra persona. C'è lo schifo e c'è lo schifo totale. Come te schifo. Quanto è bello dirlo. Come te schifo, ti schifo. Verona possiamo dire in questo caso. Quindi siamo già più coloriti e più precisi nel rispondere a provocazioni del genere. Detto questo, andiamo ai fatti che sono successi. Mi dissocio totalmente da ciò che è successo fuori allo stadio, perché lì parliamo di personaggi dove la maglia non esiste, il tifo non esiste, né tantomeno la squadra. Sono personaggi da ambo le tifoserie, parlo, napoletani e veronesi, personaggi che si incontrano ogni qualvolta ne hanno l'occasione per fare guerriglia e per prendersi ammazzate. Quindi mi dissocio totalmente e né tantomeno le voglio esaminare. Se ci sono 500 napoletani che hanno infranto regole e leggi, che vengano arrestati tutti e 500, che ci sono 500 veronesi, tutte e 500, scusate, al di là del tifo e della maglia e dei colori che si supportano, perché fuori dallo stadio e quelle cose e quelle scene che non si possono vedere, passanti che comunque svolgono la propria attività giornaliera, che devono vedersi invasa la propria giornata per guerriglie che poi non servono praticamente a niente. Le cose gravi sono state fatte all'interno dello stadio.
cori da ultra cinquantenni che dobbiamo sentirci tutte le volte invocare comunque a discriminazioni territoriali, perché quelle sono discriminazioni territoriali, perché di calcio in questi cori non c'è praticamente niente, perché diatriba tra Napoli e Verona a livello calcistico non ce ne può essere, perché non è che noi tutti gli anni ci andiamo a sudare lo scudetto, la Champions, l'Europa League o qualche finale di Coppa Italia con il Verona. No, non succede, perché il Verona tecnicamente è sempre stata, salvo lo scudetto che poi hanno vinto, una squadra tecnicamente più scarsa del Napoli. Ultimamente, nell'era, prendiamo solo l'era De Laurentiis, ecco, è stata sempre tecnicamente più scarsa del Napoli, quindi non vedo perché deve esserci questa diatriba esagerata a livello calcistico, quindi è prettamente territoriale, cosa che è diversa da ciò che può succedere tra napoletani e juventini, tra napoletani e interisti, tra napoletani e milanisti. Uh, gli stessi tifosi strisciati, bianconeri, rossoneri o interisti che siano, quando succede qualche diatribo, qualche scontro, sì, può esserci forse quella percentuale di territorialità nell'indurre a qualche gesto, ma resta comunque in gran parte una cosa relativa al calcio, relativa al limite alle posizioni in classifica, relativa a determinate situazioni che però sono inerenti a una partita di pallone. Invece con il Verona è totalmente diverso, è qualcosa di personale e prettamente territoriale. Noi non possiamo farci niente se lì giù si mangia bene, se lì giù non c'è odio verso altre persone, se lì giù viene aperta sempre la porta al prossimo, usi e costumi che lì su non avete, noi non possiamo farci praticamente niente. Siamo fortunati e riteniamoci sempre fortunati di essere nati in quel piccolo angolo di paradiso, anche se io molti anni fa sono emigrato, ma le radici sono ben salde appunto a Napoli. E tenetevi voi questi cori beceri e queste persone che devono riessere educate da capo, rieducare bambini, rieducare figli, perché altrimenti tra 20 anni saremo ancora ad assistere a un Verona-Napoli dove un quarantenne di turno comincia con cori razzisti e tutto lo stadio appresso. La cosa più grave è l'aver attaccato la tribuna stampa del Napoli. Il tattico, ecco, del Napoli, colui che registra la partita e poi il giorno dopo si va a studiare la partita a Castelvolturno con il mister Garzia e la squadra per vedere cosa è andata e cosa no, ci ha rimesso strumentazione e per fortuna ne è uscito illeso, ma ci sono stati anche comunque graffi, qualche botta, qualcheduno non è che ne è uscito poi integro al 100%, ma possiamo mai assistere all'attaccare una completa tribuna stampa partenopea. Per me si è andato proprio oltre in questa giornata di campionato tra Verona e Napoli, e avrei voluto vedere almeno stamattina. Stiamo indagando chi sono stati quelli che hanno cominciato. No, niente, non c'è praticamente niente. Quindi è sempre il solito silenzio. Noi all'odio dobbiamo rispondere sempre con lo schifo. Perché appunto, ripeto ancora una volta, l'odio non è un sentimento che i napoletani e la napoletanità prevede nei confronti di un'altra persona, ma solo nei confronti di oggetti. Poi se vogliamo considerarli oggetti, ben venga. Si può usare la parola odio, ma il com di schifo è molto più bello. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre Forza Napoli. Ciao.